E salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. È arrivato il momento di questo evento speciale CMLL con All Elite Wrestling, con Ring of Honor, Fantastica Mania all'Arena Messico, la leggendaria Arena Messico, per questo evento speciale di grande wrestling, ragazzi. Iniziamo subito con l'opener di questo evento. Abbiamo in rappresentanza dell'EW Penta, il Zero Miedo, in rappresentanza della Ring of Honor Nathan Fraser e Axiom contro il trio del CMLL Angel, Umberto e Santos Escobar. Match 3 contro 3 per iniziare questa emozionante serata in onore alla lucha libre messicana, ragazzi. Un evento fatto da queste tre federazioni, principalmente organizzato dal CMLL, ed ecco qui la cornice dell'Arena Messico, della leggendaria Arena Messico. E iniziamo subito, ragazzi. E eccolo qui, Penta e il Zero Miedo. Eccolo qui, Penta, ex campione di coppia dell'All Elite Wrestling, si presenta qui in una delle arene che lo ha accolto meglio nel corso di tutta la sua carriera, ovvero proprio l'Arena Messico. 91esimo anniversario del CMLL, ragazzi. La Fantastica Mania, anzi Fantastica Mania, dovremo pronunciarlo, qui a Città del Messico. Zero Miedo è pronto in attesa dei suoi compagni. Lui dell'AEW attende Axiom e Nathan Fraser della Ring of Honor. E eccoli qua, Axiom e Nathan Fraser. Accoglienza un po' tiepida qui all'Arena Messico per Nathan Fraser e Axiom. Faranno coppia oggi in rappresentanza della Ring of Honor insieme a Penta, un trio del CMLL in questa card che vedremo spesso affrontarsi tra loro, atleti del CMLL, AEW e Ring of Honor, ragazzi. Fischiatissimi, a dir la verità, Axiom e Nathan Fraser qui a Città del Messico. Il trio è composto e ora è il momento dell'ingresso degli avversari. Ecco qui Santos Escobar, seguito da Angel e Umberto, il legato del fantasma. Eccoli qui, qualcuno di voi forse se li ricorderà di già perché hanno partecipato a quella puntata un po' in stile Lucha Underground
Una delle primissime, tra l'altro, avevamo fatto, la trovate ancora nella playlist Best of WWE 2000, scusate, Best of 2024-2025, dove la playlist è dedicata a tutto il meglio della scorsa stagione, con tutti i pay per view, tutte le puntate speciali e una selezione di puntate settimanali scelte appositamente. E abbiamo fatto questa puntata non in un'arena come questa, eravamo tipo in piazza, va bene? Questa puntata un po', l'ho detto, molto ignorante dell'AEW in Messico. Ma iniziamo ragazzi, allora. Penta, Action e Nathan Fraser contro Angel Garza, Umberto Carrillo e Santos Escobar. Sarà un casino come sempre guardare seguire tutte le migliori azioni e tutto il resto, perché come sempre ognuno guarda dove l'occhio, diciamo, viene catturato di più dall'occhio, mettiamola così. Come sempre i match multipli di questo tipo sarà molto divertente, infatti già vediamo voli e salti in puro stile luchador. Che spettacolo la cornice dell'arena a Messico, ragazzi. Ricordiamo che più avanti avremo anche Hangman Adam Page contro Il Cicero del CMLL. Poi match tutto caricato ai W, un altro 3 contro 3 per rendere onore alla tradizione messicana. Mariah May, Athena e Billy Starks contro Chelsea Green, Britt Baker e Thunder Rosa. Tra l'altro porterà avanti anche le narrative, una delle poche match che portano avanti le narrative in Elite Wrestling. Poi abbiamo Mistico contro Yoko Atsushi, il Mistico veramente idolo di casa contro Yoko Atsushi della New Japan Pro Wrestling, che non partecipa all'organizzazione di questo evento ma ha mandato 2 wrestler, ragazzi, per contribuire allo spettacolo. E poi gli ultimi 3 match sono 2 out of 3 falls di fila, dove ci sono i 2 titoli della Ring of Honor, quello femminile e quello maschile. Soruka contro Stephanie Vaquer, la cilena, e Eddie Kingston contro Konosuke Takeshita dell'Elite Wrestling. E poi main event assoluto, titolo dei pesi massimi del CMLL in palio, anche questo come ho detto prima 2 out of 3 falls. Eddie Guerrero, la razza messicana, il campione, riprenderà la cintura dall'assalto della leggenda giapponese Hiroshi Tanahashi. Quindi comunque main event tra leggende. E ragazzi miei, ora che abbiamo detto la card, continuiamo a commentare questo incontro dove stiamo vedendo mosse ad alta velocità, roba davvero incredibile che non saprei neanche qui commentare dalla velocità che hanno. Poi faccio tipo Internet Explorer, no? Che rimango indietro. Attenzione, intanto il Penta prende anche Santos con Breaker, poi Axiom, una mossa, attenzione, il team AEW Ring of Honor vantaggio, attenzione, una Mexican Destroyer, ma Santos evita una serie di pugni. Faccio peso all'angolo di Santos su Penta, quella ruotola fuori dal ring. Bel match davvero comunque per riscaldare gli animi in questa serata in onore della leggendaria lucha libre messicana CMLL, Ring of Honor e AEW, ragazzi, insieme su questo evento all'Arena Messico, parte del 91esimo anniversario parte di eventi del 91esimo anniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, ovvero il CMLL.
Attenzione Action, prova lo schieramento, 1, 2, ma prende l'attenzione, tocca la corda e allora niente, ragazzi, si è salvato il legato del fantasma. Attenzione Penta, vola anche qui, spettacolare. Ha fatto un volo Umberto Carrillo, a caso si è schiantato dall'altra parte, bello però, peccato che completamente fuori. Attenzione Nathan Fraser e Penta, attenzione schieramento, ma interrotto da Santos Escobar. Prova a ribaltare le iniziative di Penta. Santos contro tutti, ragazzi. Attenzione, la mossa finale di Penta a segno. 1, 2, si salva Santos Escobar, era una bella occasione questa. E Penta, che volo, ragazzi, rimangono sul ring. Axiom con Umberto Carrillo, che tra l'altro ha anche perso sangue. Axiom stunnato in questa mossa di grande atletismo, prova a svitare la testa in maniera scorretta a Axiom, al mascherato. Attenzione qui, attenzione Umberto, prova, lo carica e prova questa presa, l'ha spaccato, ragazzi, l'ha spaccato con questa mossa. E poi Springboard Moonsault, distrutto Axiom in questa serie di mosse. Prova lo schienamento, attenzione, 1, 2, no, Axiom dice no. Qua qualcuno deve dare una mano a Axiom, che sta facendo 2 contro 1 contro Umberto Carrillo e Angel Garza. Attenzione, cosa fa? Cosa fa Axiom? Axiom lo prende. Oh, Spanish Fly dalla terza corda, dalla terza corda. Che mossa di Axiom. Attenzione, Axiom è pronto. Una cannonata, 1, 2, si libera. Che match di apertura, ragazzi. Attenzione, Axiom subisce, potrebbe cedere Axiom, in pericolo Axiom, potrebbe vincere il Team CMLL. No, si è liberato, Springboard Moonsault con schienamento, ma c'è Penta, ragazzi. Che incontro, che match, pure stile luce libre. Attenzione, Santos lo prende.
Vola, attenzione Axiom sulla terza corda. A vuoto. Fuori dal ring. Attacco su Umberto Carrillo. Prova lo schienamento, attenzione Nathan Fraser. 2, 3. Vince il team AEW Ring of Honor. Vincano Penta, Axiom e Nathan Fraser. Sconfitti Santos Escobar, Umberto e Angel. Che match, come abbiamo iniziato questo Fantastica Mania, ragazzi, evento prodotto principalmente dal CMLL con la collaborazione importante di All Elite Wrestling e Ring of Honor. E ora andiamo al prossimo incontro, il secondo match di serata, Cesaro contro Hangman Adam Page, 1 contro 1, ragazzi. Cesaro, uno degli heel più temuti insieme all'L in Messico, considerato un peso massimo, non lo dico perché per chi non lo sapesse, insieme all'L la suddivisione di peso è molto importante, c'è un sacco di titoli in base proprio al peso e non come in America che dice vabbè il titolo di pesi leggeri, no, quello è uno, ci sono un sacco, come se ci fossero tipo 4-5 titoli intercontinentali divisi per peso e così via. Comunque, dall'altra parte invece Hangman Adam Page, che come sappiamo in questo momento dovrà andare a AEW Full Gear, il prossimo evento in pay-per-view dell'All Elite Wrestling, contro Bryan Danielson di American Dragon per il titolo mondiale della All Elite Wrestling, in quanto vincitore dell'Owen Hart Tournament, con il quale va a giro con la cintura che sta a testimoniare la vittoria dell'Owen Hart Tournament, che durerà almeno fino allo scontro con il campione mondiale. Ma eccolo qui, Cesaro, lo stregone, weighing in at 207 pounds. Cesaro è proprio lui. Esce fuori da questa nebbia magica, viene di magia oscura, tipico dello stregone del CMLL. Un Cesaro che avevamo visto una volta nella scorsa stagione contro Will Ospreay a AEW Dynasty, cioè scusatemi, a Wrestle Dynasty, quello mi sono confuso con un altro evento, che è stato un pay-per-view speciale che, se non avete visto, vi consiglio di andare a recuperare nella playlist Best of 2024-2025, un pay-per-view che mi ha fatto al Tokyo Dome in Giappone con New Japan, CMLL, AEW, WWE e Stardom. Un bel evento, veramente, uno dei pay-per-view più lunghi che abbiamo trasmesso, ma veramente grandi incontri, grandi match. E eccolo qui, il vincitore dell'Owen Hart Tournament, Hangman Adam Page. Eccolo qui il cowboy, ragazzi, che nell'ultima puntata, che nell'ultimo match ha perso in maniera sorprendente contro Zack Sabre Jr. Con l'intervento di Bryan Danielson, l'American Dragon. I due dovranno affrontarsi a AEW Full Gear. Intanto però Hangman Adam Page, come vedete, porta orgoglioso il trofeo che lo, diciamo, che lo etichetta come vincitore dell'Owen Hart Tournament. Vedremo la solita cosa poi più avanti con Chelsea Green, l'abbiamo già visto, e ora vedremo un po' qui all'Arena Messico chi vincerà tra Cesaro e Hangman Adam Page. Fantastica Mania
Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, AEW e Ring of Honor. Inizia il match, ragazzi. Prende subito Hangman Adam Page, ma ribalta e Cesaro. Neckbreaker di Adam Page. Attenzione, lo carica Follow Slam. Bell'inizio di Hangman. Leg drop. Attenzione, corkscrew del messicano Cesaro. Qui l'Arena Messico dove Cesaro è di casa. Lo schieramento improvviso di Adam Page. Bell'inizio davvero, ragazzi. Una mitica Arena Messico, ragazzi. L'edificio attuale, tra l'altro, fu completato nel 56, se volete sapere un po' di storia dell'Arena Messico, costruito tra l'altro proprio da Salvatore Lutterot, che dite chi è? Salvatore Lutterot era all'epoca proprietario proprio del CMLL, per farvi capire proprio quanto è leggendaria questa arena per il CMLL e proprio per il wrestling messicano, per la lucha libre. Tra l'altro usato anche come sede per la competizione di pugilato per le Olimpiadi estive del 1968. Ora, tolto questo, dicendovi che può contenere al massimo 16.500 spettatori, torniamo a commentare questo incontro. E Cesaro prende Adam Page, Irish Whip. Bel dropkick di Cesaro, prova lo schienamento, 1, no, niente da fare, il cowboy dice no. Attenzione, lo prende, lo porta verso il paletto, no, niente da fare, niente da fare. Attenzione, oh, serie di pugni a evitare la powerbomb di Cesaro. Attenzione, Hangman sta preparando, attenzione, Death Eye, l'occhio della morte, e le assegno, 1, 2, per pochissimo, e Cesaro dice no. Il grande scambio di pugni vinto però da Hangman Adam Page. Ma attenzione, Cesaro lo prende. Grande tecnica da parte di Cesaro. Lancia Adam Page fuori dal ring. Bel match. Questo secondo incontro di Fantastica Mania. Attenzione, lo prende. Caccione.
pugno, i due si picchiano fuori dal ring. Nel Cicero ribalta però l'Irish Whip. Colpisce alle gambe per limitare la mobilità del messicano. E Sioni lo prende. Oh, Death Valley. 1, 2, 3. Vince Hangman Adam Page, sconfitto lo stregone e Cicero. Bella vittoria per Hangman, per il vincitore dell'Owen Hart Tournament. Una bella vittoria sicuramente, che dà un po' di morale dopo l'ultima sconfitta inaspettata contro Zack Sabre Jr. e che lo lancia ancora di più per il suo match che poi andrà a fare contro Bryan Danielson AEW Full Gear. Bella vittoria per Hangman. E andiamo al prossimo incontro, un altro match 3 contro 3 per riportare ovviamente omaggio e lustro alla tradizione messicana, molto amati i match 3 contro 3 in Messico. Tornado Tag Team ovviamente. Portiamo avanti in questo match un po' di narrativa, nel senso che abbiamo, per i profani spiego un po', Mariah May, la campionessa mondiale dell'Elite Wrestling, che si dovrà affrontare AEW Full Gear proprio contro Chelsea Green, la vincitrice dell'Owen Hart Tournament femminile. Prima abbiamo visto Hangman Adam Page. Dall'altra parte abbiamo, dalla parte di Mariah May, Athena e Billie Starkz, che sono le number one contender ai titoli di coppia femminili, che hanno fatto il suo debutto ai AEW Full Gear e che sono stati vinti proprio da Britt Baker e Thunder Rosa. Quindi andiamo un po' a incrociare, andiamo a fare un po' di preview, un po' di costruzione, approfittando di questo match. Quindi questo unico match tutto AEW, completamente AEW, che andremo a visionare oggi, 3 contro 3 femminile. Ed eccoci di nuovo qui all'Arena Messico, ragazzi, a Città del Messico. Ed eccola qui, ragazzi, Thunder Rosa, la mera campionessa di coppia dell'All Elite Wrestling. From Tijuana, Mexico, one half of the All-Star Women's Tag Team Champions, Thunder Rosa. Acclamatissima Thunder Rosa, chiaramente lei, ragazza messicana, ovviamente. Eccola qui, arriva, è carichissima Thunder Rosa, con la cintura alla vita. E fa vedere la cintura. Ed ora è il momento della compagna, l'altra campionessa di coppia del wrestling, loro che fanno un ingresso diviso. Eccola qui, la dottoressa Britt Baker. One half of the All-Star Women's Tag Team Champions, Dr. Britt Baker. Eccola qui la dottoressa Britt Baker,
un grande spolvero il suo in questa stagione. La scorsa stagione, dopo aver perso il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, è andato sempre più a calare, però c'è stata una grande risalita in coppia anche con Thunder Rosa, grande debutto di questa stagione. Sono andati a vincere il Fatal 4-Way a eliminazione per decretare le prime campionesse di coppia dell'Elite Wrestling proprio AEW Full Gear, ultimo evento della All Elite Wrestling che abbiamo trasmesso, adesso stiamo registrando ovviamente, ma ora è il momento anche della vincitrice dell'Owen Hart Tournament femminile, Chelsea Green. Una Chelsea Green che chiaramente è in aperta rivalità in queste settimane con Mariah May, giustamente, anche perché il loro match, che sarà valido per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, ovviamente è a Full Gear, quindi ci siamo. Una Chelsea Green che nell'ultimo match che ha fatto è stata abbandonata proprio a inizio match subito, in un tag team match da Mariah May, abbandonata, letteralmente fregata. Certo, anche lei non avrebbe mai dovuto accettare e lo sapeva, tuttavia chiaramente in 2 contro 1 ha preso le mazzate, ha cercato di resistere stoicamente, ma niente da fare. Tuttavia ora Chelsea Green, Thunder Rosa e Britt Baker sono entrate e ora è il momento delle avversarie. E ecco che arrivano le Minions, ovvero Billie Starkz e Athena, la Fallen Goddess. Athena, ex campionessa della Ring of Honor. Avanzano l'allieva e la maestra, grande occasione per loro a Full Gear di vincere i titoli di coppia femminili, una cosa che a Full Gear non gli è riuscita, ma sono arrivate in finale proprio loro insieme alle campionesse. Era un match eliminazione, e quindi si sono meritate la title shot, e questa volta un 2 contro 2 per alimentare la rivalità. Athena e Billie Starkz sono qui per andare ad affrontare proprio le loro future avversarie Britt Baker e Thunder Rosa, ma era il momento dell'ultimo ingresso, la campionessa mondiale dell'All Elite Wrestling, Mariah May, The Glamour, conosciuta anche come Blake Monroe. Eccola qui Mariah May, campionessa inarrestabile per il momento, unica donna ad aver sconfitto Toni Storm 2 volte, Timeless Toni Storm. E ci siamo pronti per questo altro 3 contro 3, questa volta al femminile. Mariah May, Athena e Billie Starkz se la vedranno contro Chelsea Green, Dr. Britt Baker e Thunder Rosa, ovvero le campionesse di coppia dell'Elite Wrestling. Ma direi che può iniziare questo incontro all'Arena Messico, terzo match di Fantastica Mania, organizzata dalla parte degli eventi del 91esimo anniversario del CMLL, in collaborazione con All Elite Wrestling e Ring of Honor.
Eccomi qua ragazzi, sono andato in bagno, tuttavia non dubito che all'inizio sia stato esplosivo. Billy Starks è arrivata a schienare Thunder Rosa. Come è arrivata Chelsea Green a razzo su Billy Starks? Gliela vuol far pagare anche, perché Billy Starks è una delle due che appunto avevo detto prima, no? Quando Mariah May ha abbandonato il tag team match nell'ultima puntata di Dynamite precedente a questo evento. Billy Starks ha fatto il pin e ha schienato Chelsea Green. Attenzione qui, Britt Baker prova a sottomettere Mariah May. Uppercut su Billy Starks. Attenzione, Canadian Destroyer. No, Billy Starks ribalta in uno schienamento improvviso. Grande qualità la sua. Ora si pestano Chelsea Green e Mariah May, le due sfidanti dei Double Frontier. Manga sul ring, Thunder Rosa e non per molto in realtà, perché Chelsea Green è pronta a volare e vola su Mariah May che missile drop. Gitato sul ring rimangono Athena e Thunder Rosa, la mera. Attenzione, uno schienamento incredibile, così potente che vibrava l'arena addirittura, ma Athena si libera con successo. Per l'angolo Thunder Rosa, cioppona, una furia Chelsea Green su Mariah May dopo come l'ha trattata, ragazzi, nelle 2 settimane, nelle 2 puntate che abbiamo visto dopo le date sul Gear, dove tra l'altro Chelsea ha vinto la finale dell'Owen Hart Tournament contro Jamie Hater e Adam Page, tanto che dovete dire, l'ha vinta contro Konusuke Takeshita. Mamma mia ragazzi, che tripla mossa di sollevamento che hanno fatto, attenzione Thunder Rosa, la mossa finale su Mariah May, lo schienamento sulla campionessa sarebbe clamoroso, ma la lascia perdere, va contro Athena e la stende. Uno, due, ma arriva Billy Starks a salvare Mariah May. Attenzione, Chelsea Green, Canadian Destroyer su Billy Starks. E poi è pronto un Unpretier, ma attenzione che è entrata Tina. Però viene bloccata da Britt Baker. Unpretier su Billy Starks. 1, 2. Sia Tina sia Billy Starks sono salvate dal doppio schienamento che stavano facendo. Attenzione, Unpretier su Mariah May. Incredibile, e tentativo di sottomissione su Britt Baker da parte di Athena. Niente, se sono liberate entrambe. Che match ragazzi stanno facendo Chelsea Green, Britt Baker e Thunder Rosa contro Athena, Billy Starks e Mariah May, per rendere omaggio alla lucha libre messicana al meglio, come secondo me stiamo facendo. Fatemi sapere nel caso nei commenti ragazzi, ricordatevi che se vi piacciono i miei contenuti mettete un like e iscrivetevi al mio canale, io ne sono molto contento e vi ringrazierei molto. Intanto Athena prende Chelsea Green con un missile dropkick, attenzione, la alza Athena, Cold Breaker, potrebbe essere la fine, tirando proprio la vincitrice. No, decide che non è ancora arrivato il momento
Attenzione, arrivano però Thunder Rosa e Britt Baker a aiutare Chelsea Green. E infatti vengono entrambe estese. No, attenzione, Billy Starks libera e abbatte Britt Baker. Entra anche Mariah May in gioco. Loot Express su Chelsea Green. Attenzione, lanciata fuori dal ring Thunder Rosa da Billy Starks. Tentativo di schienamento, ma viene evitato. Attenzione, lanciata Billy Starks fuori dal ring. Thunder Rosa è pronta a volare. Baseball slide che mette KO Billy Starks. Ora sono rimasti in 2 contro 1. Belly to belly suplex di Britt Baker su Athena. Oh, Northern Light, ma arriva anche Thunder Rosa. Sono in 3 contro 1 adesso. E interrotta la mossa di Thunder Rosa dall'ingresso di Billy Stark, che ha un po' rovinato le uova nel paniere un po' a tutti. Ora Chelsea Green va a sbattere, va a tirare i capelli a Billy Starks al centro del quadrato. Attenzione, Chelsea Green la prende Billy Starks con un unprepper a segno, potrebbe essere la fine. Ma Athena è velocissima. No, attenzione, si è buggata e ha buttato a terra anche l'arbitro per un secondo, aveva un po' di incertezza. Pulla improvvisa, ma non c'è l'arbitro e quindi niente da fare. E arrivano Thunder Rosa e Britt Baker a dare man forte a Chelsea Green. Che match, ragazzi, Attenzione, la Mayday di Mariah May su Chelsea Green. 1, ma Thunder Rosa rimangono Thunder Rosa e Athena. Tentativo di schienamento. 1, 2. Billy si era buggata. Buon per loro perché stava per finire il match. Attenzione, mossa finale di Thunder Rosa su Billy Starks, ma c'è Mariah May che è pronta a interferire. Ovviamente era scritto. Attenzione, forse la Mayday su Thunder Rosa a segno, ma ci sono sia Chelsea Green che Britt Baker. Oh, questo è anche meglio del match, del primo match per contro 3, meglio del primo secondo me, che già era divertente. Famous intanto su Athena. Britt Baker trova lo schienamento su Athena. 1, 2. No, Athena incredibile con le ultime energie che gli sono rimaste in corpo. Quanto Chelsea Green fa cadere di collo Mariah May. Thunder Rosa, Tiger Suplex su Billy Starks, trova lo schienamento. Athena bloccata da Thunder Rosa. 3. Vincano il match Thunder Rosa, Britt Baker e Chelsea Green. Sconfitte Athena, Billy Starks e Mariah May. Vincano quindi le face. Vedremo cosa succederà poi nell'avvicinamento verso il W Full Gear, ma per il momento sorridano proprio loro tre, le campionesse di coppia Thunder Rosa e Britt Baker e Chelsea Green, la vincitrice dell'Owen Hart Tournament. E ora andiamo al prossimo incontro, CMLL contro la New Japan, che non collabora a questo evento ma gentilmente ci ha inviato 2 atleti davvero rappresentativi come Yota Tsuji e Hiroshi Tanahashi. Ma ora abbiamo uno dei più amati in Messico, Mistico, una vera e propria leggenda messicana, una vera e propria bandiera del CMLL, conosciuto anche come Sin Cara tanti anni fa ai tempi della WWE. Ora vedremo questo match. Yota Tsuji l'abbiamo già visto, se vi ricordate il pay per view che avevo già detto, Wrestle Dynasty, quello
a 5 federazioni con la New Japan, WWE, AEW, CMLL, appunto, Stardom. E fece un gran match contro Kazuchika Okada, che però perse. A Dynasty tra l'altro abbiamo visto anche, a parte Hiroshi Tanahashi, che se vi ricordate l'abbiamo visto anche nel primo torneino della Ring of Honor, quello lì dove si decideva il primo campione della Ring of Honor. Era uno dei partecipanti, Hiroshi Tanahashi, impresso dalla New Japan Pro Wrestling ovviamente, un po' come abbiamo anche visto Ace Sera verso Dynasty perdere contro Will Ospreay. Invece Tanahashi aveva sconfitto Kenny Omega, se non sbaglio, al termine di un gran match, mentre Yota Tsuji ha perso contro Kazuchika Okada, l'attuale campione international dell'AEW. Ma eccolo qui, Mistico, making his way to the ring from Mexico City, Mexico, weighing in at 228 pounds, Mills Tyson. Grandissimo Mistico, super amato qui all'Arena Messico, in generale in tutto il Messico, gran bandiera, come avevo detto prima, del CMLL. Ed era il momento del suo avversario, rappresentando la New Japan Pro Wrestling, Yota Tsuji. And his opponent from Yokohama, Japan, weighing in at 227 pounds, York A. Tsuji. Eccolo qui, Yota Tsuji con il suo look, come sempre, grandioso. Si avvicina il giapponese. Fischiato, ovviamente sono tutti per Mistico, niente contro Yota Tsuji qui presente, ma sono tutti per l'eroe di casa, Mistico, grande bandiera, come ho detto prima, del CMLL, il Consejo Mundial de Lucha Libre. E possiamo iniziare, ragazzi. Mistico contro Yota Tsuji. Inizia Yota Tsuji. Se ne lo prende, prova a sottometterlo in questa Boston Crab. Ottimo inizio di Yota Tsuji, un Mistico però che vuole portare la prima vittoria al CMLL in questo. Certo, non è che era una roba messa in palio, però facendo un punteggio, non considerato l'ultimo match perché era tra gente tutta dell'Elite Wrestling. Beh, direi che per il momento l'AEW ha 2 punti, perché Penta e Hangman hanno vinto, 1 punto per la Ring of Honor, perché insieme a Penta c'era appunto Axiom e Nathan Fraser. Invece Ace Zero e Santos Escobar con Angel e Umberto hanno perso. Quindi ora vediamo di andare avanti. Certo, non è una cosa importante in questo evento, è tanto per fare un po' di mera statistica. Certo, sta andando molto bene Yota Tsuji con il Mistico. Ecco Yota Tsuji. Oh, ancora un Boston Crab, ragazzi. Grande prestazione da parte di Yota Tsuji, che sarà anche fischiato oggi all'Arena Messico perché è contro Mistico, ma sta facendo meglio del messicano.
Attenzione, culla improvvisa del giapponese. 1, niente da fare, solo 1. Grande mosso. Come ha evitato Mistico. Backbreaker su Tsuji. Attenzione, lo prende. Corda che va a sbattere. Schienamento, tentativo per Mistico. 1, 2, niente da fare. L'ex Sin Cara. Attenzione, che presa di sottomissione di Mistico. Grande qualità. Difficoltà per Yota, ma riesce a ribaltare il giapponese. Serie di gomitate però. Oh, Gut Wrench o Gut Buster. Attenzione, poi indeciso sul da farsi Yota Tsuji. Oh, attenzione, lo prende. Testa sbattuta contro il paletto, poi serie di shoulder block. Colpisce. Oh, schienamento 1, niente da fare, solo 1, avrei detto un po' di più. Visto tutti. Attenzione, Yota è pronto. Oh, lo prende. Che presa fantastica, è stato missione Mistico in difficoltà, potrebbe cedere di fronte al suo pubblico. No, dice di no Mistico. Lo lancia. Bella questa, sì, sul schienamento. 1, 2, no. Se ne va Mistico. Si libera il messicano. Attenzione, springboard. Fantastico questo crossbody a stunnare Yota Tsuji. E preso ancora in sottomissione. Attenzione, potrebbe cedere Tsuji ora. Bel match tra Mistico e Tsuji. Poteva essere un po' meglio. Come si è liberato Tsuji, ma ancora Mistico. Grandissimo. Questa volta la terza mossa contro cui prima il springboard è andata. Spear di Yota Tsuji. Potrebbe essere la fine. 1, 2. Dice no Mistico. Il pubblico apprezza l'incontro. Serie di calci di Tsuji all'indirizzo del messicano. Attenzione, ribalta il messicano. Sale sulla terza corda. Sta attendendo il momento. E vola. Double X-Handle. Prova ora lo schienamento Mistico. 1, 2, 3. Vince Mistico per la gioia di tutta l'Arena Messico. Sconfitto Yota Tsuji dalla New Japan Pro Wrestling. E vince Mistico, ragazzi. Tutta l'arena per lui, contentissimo qui a Città del Messico per la vittoria del messicano Mistico. Grande bandiera del Consejo Mondiale de Lucha Libre. È stato un bel match quello tra Mistico e Tsuji. Bella vittoria per il brand CMLL. Ma ora andiamo verso gli ultimi 3 incontri, che saranno 3 out of 3 falls, ovvero al meglio delle 2 cadute. Titolo della Ring of Honor femminile in palio su Ruka, dipende dall'alzato della cilena Stephanie Vaquer. Ring of Honor contro All Elite Wrestling quest'oggi.
una Sorruca che ha avuto una bella soddisfazione vincendo proprio il titolo della Ring of Honor, tra l'altro in una puntata di Collision che trovate in questa playlist, ovvero la stagione 2025-2026, dove trovate tutte le puntate, i pay per view e le puntate speciali di questa stagione, della stagione corrente, sconfiggendo Athena. Questo dopo un crollo incredibile nella stagione precedente, ovvero nella 2024-2025, e vi ricordo, se volete vedere tutti i pay per view, le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali, andate in quella playlist, ovvero Best of 2024-2025. Ha avuto un crollo abbastanza importante in quella stagione e non si è più rialzata, ma è proprio scomparsa. Invece adesso sta sorridendo. Dall'altra parte Stephanie McMahon invece ha fatto proprio l'opposto, ha iniziato bene vincendo in una puntata, quella che vi dicevo, la puntata stile Lucha Underground dell'AEW in Messico, contro Ronda Rousey, Ronda Rousey, il titolo TBS, così da wrestler del CMLL, tra l'altro. E poi era verso la scadenza del contratto, fu messa sotto contratto dall'All Elite Wrestling e a dire la verità, dopo aver perso il titolo contro Ronda Rousey, c'è una risalita in realtà delle occasioni le ha avute ma le ha fallite, e eccola qui Stephanie McMahon all'Arena Messico, un posto che l'ha accolta molte volte quando era una wrestler del Consejo Mondiale de Lucha Libre. Questa volta invece si trova a entrare in questa arena da wrestler della All Elite Wrestling. La Diabla, la primera, Stephanie McMahon, ricordiamolo, tutti gli ultimi 3 match saranno, come ho detto prima, un show out of 3 falls. Dopo avremo Eddie Kingston contro Konosuke Takeshi da titolo della Ring of Honor, questa volta maschile ovviamente, in palio, e poi il main event con Eddie Guerrero contro Hiroshi Tanahashi, sfida tra leggende, con il titolo dei pesi massimi del CMLL in palio. Pronta Stephanie McMahon, vuole alzare la cintura, una cintura che provò già una volta a conquistare, non mi ricordo però dove, forse a Revolution contro Athena, ma venne sconfitta, non mi ricordo se a Revolution, mi sembra di sì. Eccola però Sorruca, la ragazza serpista, che con la sua energia classica travolgente, la campionessa della Ring of Honor, amata qui in Messico, come potete sentire, Sorruca, ed è prontissima. E ora arriverà la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo femminile della Ring of Honor. Stephanie McMahon contro Sorruca. From Santiago, Chile, Stephanie Bader. Vediamo ex CMLL Stephanie McMahon, la cilena. And her opponent from Toronto, Ontario, Canada, the Ring of Honor Women's Champion, Sorruca, con uno spettacolare gesto atletico, fa vedere a tutti che è la campionessa della Ring of Honor. Ora all'arbitro viene data la cintura, Stephanie McMahon gli dà un'occhiata, alzata al cielo, e direi allora che possiamo iniziare questo match. Ricordiamo, 2 out of 3 falls, ovvero al meglio delle 2 cadute, signori.
Inizia il match. Tipica competizione molto popolare in Messico, il 2 out of 3 falls. Noi in realtà nella nostra Universe Mode, tolto questo evento qui, l'abbiamo fatto una volta sola, ovvero Kenny Omega contro Bryan Danielson. Tra l'altro proprio all'ultimo pay per view dell'Elite Wrestling che abbiamo trasmesso fino ad ora, ovvero AEW Full Gear. Comunque Son Ruka, grande agilità, abilità la sua, gran mossa su Stephanie Vaquer che ha avuto la possibilità di vincere il titolo DBS in un three-way match che comprendeva l'attuale campionessa Becky Lynch, The Man, e Julia Hart. Bello street cage match proprio a Full Gear, ma Becky Lynch è riuscita a vincere, a trionfare. Occasione per lei, se non così importante, però lo è. Per il momento però Son Ruka sta facendo un grande incontro, Stephanie Vaquer non riesce a comprendere molto. E ribalta Son Ruka, una Stephanie Vaquer che veramente a ribasso in questo momento, deve fare molto di più se vuole uscire dall'arena che l'ha accolta così tante volte da campionessa, perché qui se no la faccenda si fa veramente brutta. Ma che fantastica giocata questa. La viene presa, ma ancora Stephanie Vaquer non riesce a reagire. Gli ho portato bene evidentemente. Reazione della cilena. Face slam di Stephanie Vaquer. Attenzione, che DDT sull'Ebro Ring, ragazzi, letale questa, vuole ridurre il gap Stephanie Vaquer e fa bene, direi. Ricordiamo ancora 0-0 come potete vedere in basso, sopra gli indicatori dei danni delle due contendenti. Testata di Son Ruka. Incredibile, Stephanie Vaquer resiste a un passo dal primo punto. Son Ruka, ricordiamola, al meglio dei due schienamenti. Questo è anche i due prossimi incontri che vedremo, tutti validi per il titolo. Attenzione Stephanie Vaquer, è pronta per il suo backbreaker speciale. No, invece no. 1, 2, Son Ruka. Grazie, comunque bel match che stanno facendo, bel match davvero Stephanie Vaquer e Son Ruka. Attenzione, suplex. Siamo ancora 0-0. Super kick in pieno volto e Son Ruka rotola fuori dal ring per prendere un po' di fiato, ma attenzione, Stephanie forse è pronta a volare, la vedo, la distanza è quella giusta e infatti mamma mia che volo, prendendo lo slancio sulla terza corda, letteralmente sulla terza corda, non sul paletto come. Attenzione però perché questa volta Son Ruka
lancia Stephanie Vacher contro i gradoni d'acciaio. Attenzione, oh, le gambe di Stephanie Vacher qui forse hanno fatto quasi crack. L'arbitro non tanto conta, ricordiamo anche per conteggio fuori ovviamente vale punteggio. Sorruca, mostrazione di agilità, ma lo fa anche Stephanie Vacher nel modo giusto con questo springboard, crossbody e poi leg drop, no, Sorruca, fantastica, shoulder block. Attenzione, Sorruca è pronta a volare con le sue grandi abilità. 4,50 leg drop devastante. Qui ci potrebbe essere il primo punto. 1, 2, no, Stephanie Vacher dice no. Attenzione, Sorruca è pronta, vuole provare la mossa finale. Oh, che mossa speciale. Poi attenzione, la prende, no, dice no Stephanie Vacher. Che match, ragazzi. Attenzione, Stephanie Vacher va per il comeback a segno con questo super kick. La prende Stephanie, attenzione, ma è già in piedi Sorruca, incredibile, incredibile, range adrenalinico, ma la riprende ancora Stephanie Vacher e il suo backbreaker speciale. 1, 2 e 3. La prima volta lo range adrenalinico era una cosa incredibile, questa volta invece attenzione, ancora una volta la Vacher, no, Sorruca stavolta dice no. Che match, ragazzi, tra Sorruca e Stephanie Vacher, valido per il titolo della Ring of Honor. Stephanie prova a rialzarsi usando le corde. Attenzione, la Vacher la prende questa volta, springboard crossbody, potrebbe essere la fine per Sorruca. 1, 2, 3, 2-0 netto, vince Stephanie Vacher, è lei la nuova campionessa della Ring of Honor, proprio qui all'Arena Messico. Here is your winner, in the new Ring of Honor Women's Champion, Stephanie Vacher. Che vittoria di Stephanie Vacher, 2-0 netto, ma è stato davvero un gran match, davvero parecchio combattuto, il risultato un po' mente, ma Stephanie Vacher è la nuova campionessa della Ring of Honor, un'altra vittoria quindi per l'All Elite Wrestling. Andiamo però ora al prossimo incontro. Fa tanto piacere a Stephanie Vacher, grande soddisfazione aver vinto quella cintura nell'arena che tante volte l'ha sostenuta e accompagnata durante il corso della sua carriera, ma è ora il momento del match valido per il titolo maschile, questa volta della Ring of Honor. Eddie Kingston, il Mad King, difende dall'assalto del membro della Don Callis Family, ovvero di Alpha Konusuke Takeshita, ex campione di coppia dell'Elite Wrestling insieme alla protostar Kyle Fletcher. Un Kyle Fletcher che è entrato proprio in contrasto a collision contro Eddie Kingston, e Don Callis è tornato e ne ha approfittato subito e è riuscito con i suoi metodi mafiosi a organizzare questo incontro speciale proprio qui all'Arena Messico. Ricordiamo anche questo 2 out of 3 falls, valido per il titolo della Ring of Honor. In compenso Don Callis è stato bandito dall'arena e quindi Takeshita, se vuole vincere, dovrà fare tutto da solo questa volta. Takeshita, ricordiamolo, finalista dell'Owen Tournament. And is for the Ring of Honor Championship.
E eccolo qui lo sfidante, il giapponese Konosuke Takeshita di Alpha Takeshita, membro della Don Callis Family. Come ho detto prima, vedevo se riuscirà ad alzare un'altra cintura dopo il titolo di coppia che ha vinto con Kyle Fletcher. Senza Don Callis, come ho detto prima. Avanza con la sua tipica maschera da teatro kabuki, da Oni giapponese. Ed ecco il turno del campione della Ring of Honor, il Mad King, Eddie Kingston. Un Eddie Kingston che per il momento è infermabile, con il titolo ingiocabile, come è diventato di moda dire ultimamente, da quando ha sconfitto Penta e Zero Miedo, che tra l'altro abbiamo avuto la possibilità di ammirare nel 3 contro 3 dell'opener di questa fantastica Mania, evento della CMLL in collaborazione con AEW e Ring of Honor. E da quando ho sconfitto proprio Penta, il titolo non è mai passato di mano. E ora, tra l'altro molto contenta di Kingston, ha detto di lottare all'Arena Messico, un fan del wrestling, proprio, come si può dire, non tanto della parte magari di entertainment tipicamente americana, ma quanto proprio inteso come pro wrestling, come prestazioni sui ring, gran fan di Kawada, di Misawa. Comunque la grafica ci ha ricordato che questo match è valido per il titolo della Ring of Honor. Eccolo qui lo sfidante, di Alpha Konosuke Takeshita. È pronto, rappresentando la Don Callis Family. Guarda la sua cintura, Eddie Kingston, è concentratissimo il Mad King. E alza la cintura al cielo. E può iniziare, ricordiamolo, anche questo match al meglio delle due cadute. 2 out of 3 falls. Eddie Kingston contro Konosuke Takeshita per il titolo della Ring of Honor. Inizia Takeshita, steady sweep. Takeshita vuole portare un altro titolo nella Don Callis Family, dopo il titolo TNT alla vita di Kyle Fletcher, ma col quale Eddie Kingston è entrato in competizione, a dire la verità, non dando per il titolo, ma come ha detto lui, ma più che altro proprio contro Fletcher, perché non è andata proprio giù. L'ultima uscita durante il loro incontro, l'aggressione. Attenzione, lo prende. Il calcione. Ribalta Takeshi da questa Irish Whip.
Oh, grande questo springboard forearm, però lo prende Eddie Kingston. Cartone pieno nel muso, prova lo schienamento Eddie, niente da fare. Ribaltato, match molto fisico, come ci si poteva attendere, molto di mazzate. Eddie continua a colpire come un fabbro il buon Kingston. Eddie sweep, sbatte contro l'arbitro e colpisce tutti e due Takeshita, travolge anche il direttore di gara, anzi la direttrice di gara, scusate, però continua a colpire ora Eddie Kingston. Grande inizio secondo me. Questo match è valido per il titolo del Ring of Honor. Attenzione, un po' indeciso Takeshita, ne approfitta Kingston per liberarsi, una serie di gomitate, poi calcioni in viso e... oh ragazzi, ho trovato probabilmente uno spinning back fist di Kingston, ma Takeshita con la ginocchiata al volto. Attenzione qui, oh, ha battuto ancora una volta, molto gettonata questa mossa in questo match. Si carica Takeshita, ma dice no Eddie Kingston e lo colpisce con questo big boot. C'è Eddie Kingston, oh, ginocchiata da KO questa, KO tecnico, 1, 2, no. Dice no il campione. Che botta gli ha fatto quel Takeshita. Ora chi? Takeshita è pronto per volare, lo vedo. Va. Ha battuto Eddie Kingston. Ha battuto clothesline, ha fatto 360. Spinning back fist, ancora una volta parato da Takeshita, che poi lancia Kingston con un Irish whip fuori dal quadrato. Attenzione Takeshita, lo prende, oh, caduta di collo pieno qui, E ora Takeshita è pronto, vuole fare il primo punto, parte, la ginocchiata da KO, vuoto, e attacca Kingston, che match, mamma mia, che mossa atletica per lui. Attenzione, Eddie Kingston, powerbomb, devastante questa, prova lo schienamento, 1, 2, no, dice no Takeshita, siamo ancora sullo 0-0, oh, ma ribalta, Takeshita ribalta con questa power slam, un tentativo di mossa speciale di Eddie Kingston, colpisce. Attenzione, oh, powerbomb violentissima del giapponese, lanciato Eddie Kingston. Attenzione, sale sulla terza corda Takeshita, pronto a volare e vola, dropkick, shotgun dropkick dalla terza corda, calcione, ma Eddie si rialza, evita
No, ma l'ha preso Takeshita, è stato più rapido. Che mossa qui. Attenzione. Oh, attenzione, Kingston lo prende, back suplex, no, col calcione sulla schiena. Grosse difficoltà per Takeshita ora, buon momento per il campione, ancora 0-0 qui all'Arena Messico tra Eddie Kingston e Konosuke Takeshita, match valido per il titolo della Ring of Honor. Attenzione, prova ancora, mamma mia, Springboard Moonsault, e quando lo fa Eddie Kingston è poesia in movimento. 1, 2, no, ancora Takeshita dice no all'avversario, continua a colpire alla schiena Eddie Kingston, serie di calcioni, piega il braccio, oh, dolore, attenzione, Takeshita, niente, aveva provato la ginocchiata da KO, chiamata anche Zai. Attenzione, Eddie Kingston forse un po' lontano, no, se ne è accorto tardi. Attenzione, Kingston, no, ribalta Takeshita, tentativo di pile driver, Zai a segno la running knee strike, e proprio lo schieramento potrebbe essere il primo punto. 1, 2, 3, primo punto per Konosuke Takeshita. Ora ha bisogno di un ultimo schieramento per diventare campione della Ring of Honor, però Eddie Kingston ora colpisce, oh, che calcione alla nuca, secco e letale, se ne lo porta, colpo alla testa, se ne Eddie Kingston, body slam, prova lo schienamento, 1, 2, 3, pareggio, oh, pareggio ragazzi, non ha potuto niente dopo questa serie di colpi, stanchissimo anche Takeshita ovviamente, powerbomb e poi knee strike. Attenzione di Kingston, carichissimo Kingston, colpisce con la suola, poi calcione, attenzione, non si alza più Takeshita qui, 1, 2, 3, Eddie Kingston la ribalta ed è ancora una volta campione della Ring of Honor, sconfitto Takeshita. Che vittoria di Eddie Kingston, uno che colpisce duro e lo sappiamo, primo punto per Takeshita, ma poi Eddie Kingston con i suoi colpi duri e crudi ha mandato in coma il giapponese ed è riuscito a fare un 1-2 di pugilistica efficacia, vincendo 2-1 contro Takeshita, e insomma se ne esce a casa ancora una volta con il titolo della Ring of Honor. E ora vedremo nelle prossime puntate di Collision cosa succederà, perché ormai Eddie Kingston ce l'ha con la Don Callis Family, ma adesso è il momento del main event, il titolo mondiale dei pesi massimi del CMLL, che lo potete chiamare anche CMLL World Heavyweight Championship, oppure in lingua originale, come sta scritto qua, il campionato mondiale di peso completo CMLL. Hiroshi Tanahashi dalla New Japan Pro Wrestling contro Eddie Guerrero, il campione del CMLL, in questo main event. Ovviamente anche questo è un best out of 3 falls,
e sarà il main event di questa fantastica Mania, evento del CMLL con la collaborazione di AEW e Ring of Honor. The following contest is a 2-out-of-3 falls match and is for the classic Lucha Libre World Heavyweight Championship. Siamo pronti? Pyros, e eccolo qui, la leggenda della New Japan Pro Wrestling di Ace Hiroshi Tanahashi. Scontro tra leggende qui, Hiroshi Tanahashi prontissimo. Sarebbe una cosa incredibile, un titolo del CMLL che va in New Japan Pro Wrestling con la vittoria di Hiroshi Tanahashi. Fa il giro di tutto, come sempre fa il giro di tutta l'arena Hiroshi Tanahashi, l'ace della New Japan Pro Wrestling. Fischiato ovviamente, non tanto per Tanahashi, grande rispetto ovunque per lui, ma perché insomma uno degli idoli dovrà difendere il titolo proprio stasera, proprio ora, proprio contro di lui, ed è la razza Eddie Guerrero, proprio lui, amatissimo come sentite dall'Arena Messico. Eccolo qui il campione dei pesi massimi del CMLL, Latino Hit Eddie Guerrero. Entra ragazzi, Addicted to the Hit, maglietta di Eddie Guerrero, grandissima leggenda della lucha libre e del wrestling in senso più generale. Vedete il titolo dei pesi massimi del CMLL, del Consejo Mundial di Lucha Libre, della nostra Universe Mode, il titolo più importante della federazione messicana. Acclamatissimo Eddie Guerrero, chiaramente la razza. Grande Eddie Guerrero, tutti per Eddie. E ecco la grafica, ti ricordo che questo match è valido per il titolo mondiale del CMLL. Introducing the challenger from Tokyo, Japan, weighing in at 242 pounds, The Ace Hiroshi Tanahashi. Paso, Texas, weighing in at 228 pounds, the classic Lucha Libre World Heavyweight Champion, Eddie Guerrero. Alza la cintura Eddie Guerrero, Latino Hit. Siamo pronti per questo main event di Fantastica Mania qui alla leggendaria Arena Messico. Eddie Guerrero contro Hiroshi Tanahashi, match al meglio delle due cadute, valido per il titolo mondiale dei pesi massimi del CMLL. Ho pronunciato un pochino, non pensate? E ragazzi, siamo pronti per l'atto finale di questo fantastico evento che spero vi è piaciuto. Io mi sono divertito
una cosa un po' diversa ma quando abbiamo fatto Wrestling Dynasty, che tra l'altro vi metto chiaramente in descrizione, come fa sempre con tutti gli altri eventi, playlist e roba varia. Lo metto perché ha senso metterlo, dà un senso di continuità. Sono ganzi fargli questi eventi a federazioni doppie, per quanto posso farlo io ovviamente nella mia Universe Mode, con il limite di immagini e di wrestler che si può scaricare. Però vabbè, tolto questo, grandissimo Eddie Guerrero, prova il primo schienamento a Ponte. Bell'inizio devo dire tra Hiroshi Tanahashi e Eddie Guerrero. I primi scambi devo dire che mi sembrano abbastanza buoni. Suicide Dive a vuoto qui. Titolo di casa del CMLL. Eddie Guerrero, appunto la leggenda della New Japan Pro Wrestling di Ace Hiroshi Tanahashi, che tra l'altro nella vita reale, in real life, per chi non lo sapesse, è anche l'attuale presidente della New Japan Pro Wrestling, oltre che quando io sto registrando il video è ancora in corso il tour d'addio di Hiroshi Tanahashi, di ritiro. Calcione ancora una volta, serie di colpi poi al braccio di Eddie Guerrero su Tanahashi. Attenzione, prova, colpisce al volto il giapponese. Attenzione, sale sulla terza corda, missile dropkick su Tanahashi, fuori dal ring. Grande spolvero per il campione del CMLL Eddie Guerrero, Latino Hit, la razza, grande nome che che ha fatto emozionare e farà emozionare tuttora solo a sentirlo tanti tifosi che sono avvicinati al wrestling con il famoso SmackDown su Italia 1 ai tempi del boom del wrestling in Italia, il primo boom, cioè il primo boom, diciamo il boom. Comunque Clothesline e Tanahashi finisce fuori dal ring, non fa in tempo a risalire che Eddie Guerrero lo lancia subito fuori. Deve fare un po' di meglio Tanahashi ora se vuole avere la possibilità di diventare campione del CMLL. Prova a svitargli la testa. Siamo a 5. Tanahashi torna sul ring. Se ne si vanta di Guerrero col pubblico. Qui però sta contando. Sale sul quadrato. Tanahashi, che mossa questa, spezzacollo in corsa. 1, 2, no, dice no Eddie Guerrero. Ancora 0-0 in questo main event qui all'Arena Messico per Fantastica Mania, evento del CMLL in collaborazione con All Elite Wrestling e con la Ring of Honor. Attenzione, adesso lo prende con la presa di sottomissione, vuol sottomettere il campione. In pericolo Eddie Guerrero, in pericolo qui, no, riesce a liberarsi in qualche maniera. C'è ancora Tanahashi con una presa classico stile strong style, quello di Tanahashi. 1, 2, 3. Il primo punto va a Hiroshi Tanahashi. Vedremo ora come risponderà il campione del CMLL. Attenzione, double X handle
C'è da dire, Tanahashi ha messo il piede sull'acceleratore a un certo punto, ha provato un po' a ribaltare l'inerzia e addirittura ora è in vantaggio 1-0 su Eddie Guerrero, che è caduto la prima volta in maniera, insomma, pensavo che sono rimasto un pochino perplesso perché pensavo che si rialzava da quello schienamento, eppure no. Attenzione di Guerrero, lo prende. Oh, attenzione, proprio una mossa tipica della luce libre messicana, infatti eccolo. Attenzione Eddie, lo prende, powerbomb su Tanahashi. Attenzione, ribaltato. Prende Tanahashi, attenzione, siamo, ricordiamolo, main event di Fantastica Mania, CMLL e AEW Ring of Honor insieme in questo evento. Titolo dei pesi massimi del CMLL in palio. 1-0 per Tanahashi. Prova lo schienamento, attenzione, potrebbe essere il primo punto per Eddie. Uno, solo uno, incredibile, non l'avrei mai detto. Che pure pensare che ha iniziato anche non bene Tanahashi questo match, eppure. Azione di Guerrero, prova la presa sotto missione, no! Tanahashi dice no. Azione, sbatte contro l'arbitro qui, lo prende, body slam. Attenzione Tanahashi, no, viene sbattuto via da Eddie Guerrero che ribalta la presa finale di sottomissione di Tanahashi e poi la batte con questo lancio. Attenzione, Tres Amigos, tipica mossa di Eddie Guerrero, Tres Amigos, tutti e tre fuori da ring dove fa più male, ma è rotto Tanahashi dopo questa mossa. Stunnatissimo Tanahashi. Attenzione di Guerrero un po' indeciso. Attenzione, la presa sotto missione, una delle letali prese sotto missione, ma Tanahashi ribalta, incredibile, incredibile. Ora lo prende Eddie, però si vanta Eddie Guerrero, dovrebbe fare un punticino prima. Attenzione, è pronto per una frog splash. Frog splash. 1, 2, 3, 1-1 tra Eddie Guerrero e Hiroshi Tanahashi. La prossima caduta, o caída, vogliamo dirla proprio in gergo locale qui a Città del Messico, sarà quella decisiva. Attenzione Eddie, altra frog splash, 2 di fila, letali, 1, 2, che main event qui a Fantastica Mania all'Arena Messico tra Eddie Guerrero e Hiroshi Tanahashi. Attenzione, lo respinge, arriva Hiroshi Tanahashi, testa sbattuta piena di Eddie Guerrero, serie di pugni, i due sono veramente sfiniti, i due atleti. Alla prossima mossa ad alto impatto qui è finita. D'altra parte qui c'è in palio il titolo mondiale dei pesi massimi del CMLL, quindi questo è altro per il titolo più importante della compagnia qui nella mia Universe Mode. Attenzione Tanahashi, il pubblico è carichissimo, Suicide dato ma va a vuoto. Se ne lo prende Di Guerrero, lo lancia sui ring, è andato veramente a vuoto male, ha battuto una bella botta. Attenzione Eddie, sale con molta fatica, Tanahashi in volo, tutti e due a vuoto, ma Eddie si è fatto più male. Questa caduta è stata davvero tosta per Eddie Guerrero. Attenzione, evita la mossa Tanahashi, explode suplex sul giapponese. Attenzione, lo graffia alla schiena con le unghie di Guerrero, con le
con gli artigli e con le zanne come un animale ferito. Eddie Guerrero su Tanahashi, grande finale qui all'Arena Messico. 2 out of 3 falls. Attenzione, Tanahashi lo prende contro le corde con la gola e potrebbe essere la fine del match. 1, 2, no, Eddie Guerrero dice no a Tanahashi, non vuol far partire il titolo verso il Giappone, ovvero verso la New Japan Pro Wrestling. Attenzione Tanahashi, cioppona e poi Tanahashi sulla terza corda. Tanahashi a segno con la sua cometa letale. 1, 2, 3. Incredibile qui all'Arena Messico, amici. Eddie Guerrero ancora dice no a Hiroshi Tanahashi. Attenzione Tanahashi qui. Oh, swinging neck breaker devastante. E ora Tanahashi vuol provare ancora con la sua cometa leggendaria, la cometa a volo a vuoto. Eddie Guerrero, incredibili emozioni in questo finale di incontro, che rush adrenalinico incredibile. Attenzione, lo prende con la sua presa sottomissione, no, dice no ancora Tanahashi. Eddie Guerrero, drop kick. Cinque stelle piene questo match meraviglioso. Meraviglioso main event, il più bel match secondo me di questa fantastica mania. Ditemi voi cosa ne pensate. Ancora mosse e contromosse tra Eddie Guerrero e Tanahashi. È pronto, snap suplex, stunnato. A questo punto qualsiasi mossa potrebbe essere letale. E 3. Eddie Guerrero sconfigge Hiroshi Tanahashi ed è ancora campione mondiale dei pesi massimi del CMLL. And still the classic Lucha Libre World Heavyweight Champion, Eddie Guerrero. Che vittoria del Latino Hit, che difende la cintura al termine di un match incredibile qui a Fantastica Mania, evento del CMLL in collaborazione con EW e Ring of Honor. E io direi che fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo evento. Io mi sono divertito parecchio e ci vediamo al prossimo appuntamento alla nostra Universe Mode di WWE 2K24. Ci salutiamo con questo Eddie Guerrero Latino Hit festante qui nel main event, ragazzi. Un saluto e alla prossima.